Salve a tutti, questo è il video di presentazione del canale. Descriverò perché si chiama Ducezio e quali sono i temi che svolgerò su questo canale. Innanzitutto perché Ducezio? E forse è meglio dire chi era Ducezio. Ducezio è un siciliano atipico, era un re, un generale, un politico, siculo. I siculi chi erano? I siculi erano la popolazione autoctone che trovarono i greci quando arrivarono e fondano le loro prime colonie, Siracusa, Agrigento, poi Catania. In particolare è un po' atipico nella storia della Sicilia perché le popolazioni autoctone non si sono mai poste contro gli invasori. La storia della Sicilia è piena di conquiste, però mai nessuno, a parte Ducezio, si è opposto agli invasori. Quindi questa è una figura unica all'interno della storia della Sicilia. Praticamente arrivarono i greci e contro lo stabilirsi di queste colonie greche sulla Sicilia, Ducezio riunì tutte le città sicule che erano presenti vicino ai territori conquistati dai greci per iniziare a riprendere i territori che i greci avevano conquistato. Ne parla Diodoro Siculo nella opera importante che fece, che era la Biblioteca Storica, credo che si chiama così in latino, nel libro 11 e 12, undicesimo e dodicesimo, e, e quindi accenna alle gesta di questo re siculo importante e quindi ce l'ha consegnato nei suoi libri e quindi lo ricordo per questo. Quindi per questo motivo ho nominato ho nominato, non è corretto dire, cioè, ho deciso di chiamare il canale in questo modo. Perché io essendo siciliano, lui un po' un siciliano atipico, quindi per questo motivo, insomma. Per ricordarlo, anche perché prima di aprire il canale non sapevo che esistesse, quindi grazie a Esiodo per quello che ha fatto. No, Esiodo, Diodoro Siculo, Esiodo verrà dopo. Adesso è notte e di solito la notte è un momento anche che calano le tenebre, è un momento diverso, lo stato d'animo è diverso da quando c'è il giorno. Di giorno di solito è uno più diciamo che la luce dà conforto, la luce tiene lontano le paure, la luce tiene lontano le idee e quindi quando viene la notte uno comincia a pensare e pensa e ripensa e va sempre sulle stesse cose e tutto nasce dal fatto che quando si comincia a pensare quindi poi si dice ho aperto questo canale YouTube e quindi metterò lì tutti quelli che sono i miei pensieri che mi sovvengono durante la notte quando non c'è più la luce. E uno tra tutti i pensieri che ho ultimamente è quello di essere consapevole del fatto che stiamo vivendo nell'età del ferro. Avevo accennato a Esiodo, parla di età del ferro Esiodo, che è uno dei più importanti poeti greci credo che dell'VIII secolo a.C. e nella sua opera Teogonia, credo, e parla delle diverse età dell'umanità che ha attraversato. C'è l'età dell'oro dove gli uomini vissero in armonia con gli dei, l'età credo dell'argento dove gli uomini furono rinnegati per il loro comportamento dagli dei, e l'età del bronzo dove gli uomini non pensavano più agli dei e si distrussero e lottarono tra di loro fino a morire per proprie mani. E poi avviene di nuovo una specie di età dell'oro che Esiodo la chiama l'età degli eroi, che era l'età degli eroi antichi, che sarebbe l'epoca della guerra di Troia.
e dopo questa epoca venne l'età del ferro, che secondo Esiodo era l'età che stava vivendo e che è quella che stiamo vivendo tuttora. L'età del ferro è un'età caratterizzata dal progressivo diminuire della eh, acca- ehm, ehm, diciamo l'età della violenza, l'età della corruzione che è presente tra gli uomini, l'età in cui si fa fatica a sopravvivere, il progressivo disfacimento dei valori morali e il disfacimento su cui è basata la società. È questo che descrive Esiodo nell'VIII secolo a.C. e descrive pienamente l'età che stiamo vivendo adesso noi. Diciamo che molti mi conoscono, molti mi conoscono, insomma, moltissimi. Sono nato nel secondo millennio, ho visto nascere il secondo millennio, ma non credo che vedrò. No, sono nato nel secondo millennio, ho visto nascere il terzo millennio, ma non credo che vedrò il quarto millennio. Molto probabile che no. E quindi in questa età del ferro, dove è difficile sopravvivere, dobbiamo trovare dei mezzi attraverso i quali riuscire ad andare avanti. E uno di questi mezzi è la verità. Io penso che la verità esiste, quindi finalmente arrivo al tema di cui si occuperà il canale Lucezio, che è scoprire la verità. Quali sono i temi attraverso i quali raggiungere la verità, se esistono dei processi attraverso il quale raggiungerla. E quindi sì, questi saranno i temi di cui tratterò. Perché in questa epoca in cui è difficile andare avanti, la verità in un certo qual modo ci fa sentire un po' meglio. All'interno dell'Himalaya si dice che esiste un passaggio attraverso il quale si arriva all'Agartha o Shambhala, che sarebbe il mondo dove governa il re del mondo. È una notizia che a molti sarà sfuggita, però la metto insieme ad altri tipi di notizie, attraverso il quale, ad esempio, c'era un ammiraglio americano che negli anni 50 è andato in Antartide e attraverso una nave, non so se attraverso la nave, sì, è un ammiraglio, quindi usava delle navi, però per un certo momento credo che lui ci fu una trasmissione dove ne parlò, e questa è reperibile su YouTube, dove disse che a un certo punto, superando i ghiacci dell'Antartide, arrivò ad un territorio dove caratterizzato da una grandissima prateria, un territorio dove la temperatura era di 25-26 gradi sopra lo zero, grande quanto gli Stati Uniti, o come quell'altro che è stato in coma per, non so se lo sapete, per circa una settimana, ha avuto un'esperienza di premorte, dice che ha raggiunto vide un mondo che non pensava che esistesse ed era cosciente mentre era in coma. E devo dire, sono tutte notizie che noi abbiamo, ma di quanti di queste sono vere queste notizie? Quindi sarebbe bene avere uno strumento per capire se queste notizie sono vere. Questo ci conforterebbe molto. Cioè, immagino questo canale come dopo che ho finito di lavorare, mi vedo con i miei amici alle 6 del pomeriggio per un aperitivo e parlo attraverso questo sistema che ho qui e quindi poter raggiungere la verità. Perché la verità esiste. E quindi grazie per aver visto il mio video e ci vediamo prossimamente. E credo che il prossimo video farà un video sulla differenza che c'è tra bugia e menzogna, che per un sito che si occupa di verità penso che è il primo video che si deve fare. Ciao a tutti e salutatemi chi vi vuole bene. Ciao, a presto.